Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Storie dalla soffitta, il podcast che vi guida alla scoperta dei fumetti più affascinanti della storia. Oggi vi porto in un'avventura nel tempo e nella preistoria, parlandovi di uno dei personaggi che ha saputo mescolare risate, azione e viaggi nel tempo. Alley-Oop, un cavernicolo che, sin dal suo debutto nel 1932, ha fatto ridere, emozionare e, perché no, anche riflettere milioni di lettori. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi altre storie incredibili come questa. Immaginatevi un mondo preistorico, un luogo dove i dinosauri regnano incontrastati e dove gli uomini primitivi non sono certo gli esseri più civili del pianeta. È qui che nasce Alley-Oop, creato dal geniale Vincent T. Hamlin. La striscia quotidiana fa il suo debutto il 9 agosto 1932 e fin da subito il suo protagonista cattura l'immaginazione di milioni di lettori. Un cavernicolo forte, ma anche un po' burbero, che vive in un regno chiamato Mu. Tra battaglie con dinosauri e difficoltà quotidiane, Alley-Oop si distingue per il suo spirito indomito e per il suo innato senso della giustizia. La cosa che colpisce di più, però, è che nonostante la sua forza bruta, Oop è un personaggio profondamente umano, con una forte personalità e un cuore d'oro. L'elemento che rende unica la serie, però, non è solo l'ambientazione preistorica, ma anche il mix perfetto di avventura e umorismo. Ogni striscia racconta una nuova avventura, ma sempre con un pizzico di ironia e leggerezza, che ha reso Alley-Oop uno dei fumetti più longevi e amati di sempre. Nel 1939, quando la serie sembrava un po' aver perso slancio, Hamlin dà un colpo di scena che cambierà per sempre la storia del fumetto. Con una trovata davvero geniale, introduce il viaggio nel tempo. Immaginate il nostro buon Alley-Oop, un uomo delle caverne, catapultato nel XX secolo, grazie a una macchina del tempo costruita da due scienziati un po' pazzi. Questa mossa non solo ridà vitalità al personaggio, ma apre la strada a un mondo di possibilità narrative praticamente infinite. Le avventure si moltiplicano. Alley-Oop incontrerà Napoleone, viaggerà nell'antico Egitto, si scontrerà con vichinghi e addirittura con Giulio Cesare. E così il cavernicolo che combatteva contro i dinosauri inizia a vivere avventure futuristiche che lo portano a conoscere personaggi storici e a interagire con tecnologie che non avrebbe mai potuto immaginare. La macchina del tempo diventa il passepartout per raccontare qualsiasi tipo di storia e il tono della serie si arricchisce di una dimensione ancora più epica. Alley-Oop non è mai solo nelle sue imprese. Al suo fianco c'è Ola, una figura che, pur vivendo in un contesto preistorico, incarna perfettamente lo spirito della donna moderna. Ola è dolce, ma anche incredibilmente intraprendente e saggia. Anche se è la fidanzata di Oop, non si fa mai mettere da parte, sa farsi valere e affronta le situazioni più difficili con grinta. Non solo, spesso Ola è il pilastro che tiene in equilibrio le situazioni più spinose, un vero e proprio cervello del duo. Poi c'è Fusi, l'amico più saggio di Oop, ma al contempo il suo esatto opposto. Con la sua parlantina poetica e la continua tendenza a esprimersi in rima, Fusi riesce a riportare ordine tra le folli avventure di Alley-Oop, rendendo il tutto ancora più divertente e affascinante. È un po' il filosofo del gruppo, ma anche una figura che stempera la violenza delle situazioni con il suo spirito e la sua saggezza. Non dimentichiamoci del regno di Mo, governato da Re Guts, un sovrano bonario e un po' impulsivo, e dalla sua regale consorte Umpa, che spesso deve riportarlo alla ragione. Insieme formano una coppia imperiale che, nonostante le difficoltà, sa come affrontare le disavventure del regno. E se vogliamo parlare di saggezza, non possiamo non menzionare il gran saggio, lo sciamano di Mu, che a lungo è stato un personaggio ambiguo, ma che nel tempo ha trovato una nuova dimensione di maestro e consigliere. Nonostante i cambiamenti nel corso degli anni, Alley-Oop ha saputo adattarsi ai tempi, mantenendo il suo fascino. Dopo il ritiro di Hamlin nel 1969, la serie è stata portata avanti da Dave Growe, che ha contribuito a mantenere alto il livello della narrazione, aggiungendo nuove sfumature al personaggio.
Jack e Carol Bender hanno preso il timone nel 2001 e ancora oggi la striscia continua a essere pubblicata su più di 600 quotidiani in tutto il mondo. Quello che colpisce di Alley-Oop è la sua incredibile longevità, la sua capacità di evolversi senza mai perdere la sua essenza. È una striscia che si reinventa continuamente, proprio come il suo protagonista, pronto a saltare dal passato al futuro senza mai fermarsi. La forza di Alley-Oop risiede non solo nella sua capacità di intrattenere, ma anche nella sua visione del mondo. Non è solo un fumetto d'avventura, ma una riflessione sul passaggio del tempo, sulle conquiste e le scoperte. La macchina del tempo, in particolare, è stata una delle idee più innovative del suo tempo e il suo impatto si è visto in moltissimi fumetti successivi. Alley-Oop ha fatto scuola, dimostrando che il fumetto può essere un mezzo potente per esplorare l'infinito e l'ignoto, ma sempre con un sorriso. In Italia, Alley-Oop ha avuto una certa popolarità grazie a edizioni come Eureka, ma anche grazie alle pubblicazioni della Sugar Editore e della Comic Art. Gli appassionati più esperti possono ancora trovarlo in edizioni rare e collezionabili, che continuano a far sognare chi ama le storie di avventura e umorismo. Cosa penso di Alley-Oop? Beh, è uno di quei fumetti che, pur essendo molto legato al suo tempo, riesce a parlare ancora oggi. La sua capacità di mescolare preistoria e futuro, forza e intelligenza, lo rende un personaggio straordinariamente attuale. E poi, diciamocelo, chi non vorrebbe essere Alley-Oop con la possibilità di fare viaggi nel tempo e di risolvere problemi con un pugno di ferro? Se non avete ancora letto le sue avventure, vi consiglio di farlo. Vi aspettano storie piene di emozioni, risate e colpi di scena. Se vi è piaciuto questo episodio, iscrivetevi al canale e non dimenticate di lasciare un commento. Alla prossima con una nuova storia dalla soffitta. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire. Tra Eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione. Iscriviti al canale, entra in questa visione. La soffitta è un rifugio segreto dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu. Ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più.